Come si può vivere la propria vita al meglio? Oggi parliamo di Grinnell, un survival che ho davvero amato, e parliamo soprattutto di come non ci si deve per forza limitare a sopravvivere, ma di come invece puoi imparare a goderti la vita al massimo. In un survival, infatti, l'obiettivo principale è proprio quello di sopravvivere. E all'inizio di Grinnell è già tanto se riesci a fare quello. Però, una volta che ci hai preso la mano e hai trovato il tuo equilibrio, puoi allargare le tue vedute e goderti anche l'isola tropicale. Eh sì, perché limitarti a sopravvivere in un survival che ti piace un sacco? È uno spreco, no? Diciamocelo, io ogni volta che gioco un survival la tiro veramente per le lunghe. Continuo a temporeggiare sulla missione principale per costruirmi rifugi, fare piantagioni, sperimentare ed esplorare la mappa. Insomma, alla fine mi creo un migliaio di rifugi super attrezzati sparsi in giro per tutta la mappa. Quindi, perché limitarsi a sopravvivere quando invece si può vivere al massimo? E oggi vediamo cosa dice Grinnell al riguardo. La cosa più importante è soddisfare i bisogni, ma non soddisfarli a caso, bensì soddisfarli seguendo una specifica scala di priorità. Quindi, prima si parte dai bisogni di base e poi, man mano, si passa a quelli che stanno sopra. E se hai dubbi su quali siano i bisogni di base, qualcuno ha già stabilito una gerarchia di priorità per te. Si chiama Maslow e sicuramente l'avrai già sentito nominare. In sostanza, semplificando un po', noi siamo fatti così. Quando abbiamo un bisogno che deve essere soddisfatto, siamo portati ad agire per soddisfarlo. Quindi basta sfruttare questo meccanismo. Come dicevamo prima, si parte dalle basi, ossia dai bisogni primari, quelli che ci garantiscono la sopravvivenza. In Grinnell, ma come anche nella vita reale, prima di fare qualsiasi cosa ti devi occupare della fame, della sete, della temperatura corporea, del sonno e soprattutto di respirare. Se non lo fai, semplicemente muori. Quindi dovrai mangiare, bere e crearti un rifugio in fretta, in modo da avere una base nella quale puoi andare a riposarti e riprenderti, e salvare i tuoi progressi. Quando poi riuscirai a trovare un modo per avere cibo e acqua a sufficienza e in modo costante, allora potrai anche occuparti della salute in generale. Allora, per riuscire a vivere la tua vita al massimo, ti devi prendere cura della tua alimentazione, assicurarti delle buone notti di sonno, rendere confortevole la tua casa, procacciarti un guadagno costante in modo di provvedere al tutto e ricordarti di respirare. Ora che la sopravvivenza è assicurata, puoi passare ai bisogni del gradino successivo, ossia i bisogni sociali, quelli di stima e di appartenenza, ossia l'avere degli amici, una famiglia, un partner, qualcuno su cui contare, e il sentirsi accettati nella società. Infatti, anche in una situazione disperata come quella di Grinnell, appena avrai soddisfatto i tuoi bisogni di base, avrai bisogno di contattare Mia, la tua compagna. Avrai sempre con te il tuo walkie-talkie e man mano che andrai avanti nella storia sbloccherai nuovi dialoghi. E mentre alcuni sono proprio di aiuto nella storia, quindi un ok, ho trovato questo posto nella mappa, che faccio, ci vado? Altri sono proprio un semplice sostegno morale, 4 chiacchiere, ripercorrere i ricordi e cose del genere. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Infatti, la prima cosa di cui tutti abbiamo bisogno, una volta che abbiamo la consapevolezza di poter sopravvivere, è proprio il contatto umano. Il fatto di sentire qualcuno accanto a noi e di non sentirci soli. Che poi la solitudine è un concetto molto personale. C'è chi ha necessità costante di avere intorno migliaia di persone e chi con una o due nella vita, anche se non fisicamente presenti, è a posto. Ma in ogni caso le relazioni, quelle che portano un reale valore nella tua vita, vanno selezionate e curate. Fatto questo, ci sono i bisogni del sé, ossia quelli dell'autorealizzazione. Quindi il conoscersi, il lavorare su se stessi per migliorare e l'avvicinarsi costantemente al proprio ideale di vita e al proprio ideale di persona. E il bello di questo survival è che hai anche l'indicatore di sanità mentale. Sostanzialmente, ogni volta che fai qualcosa che si allontana dal tuo concetto di moralità o di umanità, l'indicatore di salute cala. Questo è un aspetto che nel gioco ho davvero apprezzato tantissimo, quindi non ti dico altro e ti dico semplicemente di andare ad esplorarlo e godertelo. Anche perché di questo argomento c'è veramente troppo da dire per parlarne in un solo video. Quindi ti rimando agli altri video di questo canale dove tratto proprio gli argomenti specifici. Fatta questa parte teorica sui bisogni, passiamo alla parte pratica. La maggior parte delle volte, quando parlo con una persona che magari avrebbe anche un interesse a migliorare se stesso e a occuparsi della crescita personale, la domanda principale che sorge spontanea è: ok, ma da dove parto? Parti dall'organizzazione.
Sì, perché una buona organizzazione sta alla base di ogni buon piano. E in particolare ci sono 3 cose che devi organizzare. La prima cosa sono le risorse. Le risorse sono ciò che ti permette di andare avanti, quindi devi aver ben chiaro di che cosa hai bisogno e di come conservarle. Insomma, devi occuparti dei tuoi bisogni primari, quindi acqua, cibo, casa e cose varie di base di cui tutti hanno bisogno. Però, oltre a questo, potresti aver bisogno anche di qualcosa di più specifico, quindi un mezzo con cui muoverti, un mezzo con cui comunicare, cure mediche e cose varie. E quindi hai sostanzialmente bisogno di un'entrata stabile. Eh sì, a differenza di Grinnell, nella nostra società gira un po' tutto intorno ai soldi, perlomeno per quanto riguarda i bisogni primari. Quindi sostanzialmente devi capire quali sono le tue entrate e come le stai utilizzando. Lo so, la gestione finanziaria è un po' una palla, però capire quanto guadagni e quanto spendi ti permette di capire in che modo stai gestendo il tutto e anche come puoi migliorare. Certo, i soldi non sono tutto nella vita, però sono una bella comodità. Non dico che devi diventare ricco, ma se non altro devi avere il necessario per arrivare a fine mese con tranquillità, in modo da non vivere con l'ansia di ritrovarti per strada. E se non sai proprio da dove partire, qui in descrizione trovi il link per scaricare il file Excel che io uso per monitorare le mie spese. Lo scarichi gratuitamente, è semplice ed efficace. E ora passiamo agli spazi, che è una cosa che non in tanti si cagano ma che è davvero importante. Avere un certo ordine e organizzazione nei luoghi in cui vivi è davvero importante sia a livello pratico che a livello mentale. Immagina di essere Jake nel bel mezzo della foresta amazzonica. Stai girando e trovi un oggetto strafigo, però non riesci a raccoglierlo perché il tuo zaino è troppo pieno, oppure riesci a raccoglierlo ma poi non riesci più a correre, perché nel tuo zaino c'è troppa roba. Non puoi continuare ad accumulare roba all'infinito e non puoi nemmeno buttare tutto lì lasciando il problema al te stesso del futuro, perché te ne pentirai. Sì, te ne pentirai. Allora, i luoghi in cui vivi devono avere un assetto accettabile. Questo per permetterti di trovare la roba in tempi ragionevoli, ma anche per vivere meglio. Sì, per vivere meglio! Perché se vivi circondato dal disordine, anche la tua mente ne risentirà, mentre se tutto intorno a te c'è ordine, sarà più facile mantenere anche un ordine interno. Quindi elimina il casino che ti circonda ed eliminerai anche parte del tuo casino mentale. E ora l'ultima cosa essenziale da organizzare, il tuo tempo. Questo soprattutto se senti di non avere mai il tempo di fare nulla, che è una cosa che più o meno tutti sentono e tutti sentono come una cosa irrisolvibile. Insomma, il tempo è essenziale e se hai mai giocato a un survival di quelli cattivi, ti sarai già reso conto che sprecare tempo tante volte ti porta proprio alla morte. Quindi smettiamo di sprecare tempo. Il primo grande passo per la risoluzione di questo problema è il cambiare la tua visione. Infatti, non è che non hai tempo per quella cosa, ma è che quella cosa non è per te una priorità. Pensa come impieghi il tuo tempo. Sei stato sui social? Hai aperto le mail 87 volte? Sei stato davanti alla televisione tutto il giorno? Ti sei fermato un'ora gratis al lavoro? Avresti invece voluto leggere un libro? Farti un bagno rilassante? Finire quel lavoretto che hai iniziato mesi fa? O leggere quell'argomento di cui ti interessa tanto? Non è che non hai avuto tempo, è che quel tempo l'hai dedicato a dell'altro, a quello che per te era la tua priorità in quel momento. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo però che tu hai fatto la tua scelta. Hai scelto come utilizzare il tuo tempo, sia nel bene che nel male. Quindi, se la tua scelta ti ha soddisfatto, continua così. Altrimenti, la prossima volta fai una scelta diversa. Bene, arriviamo alla conclusione. Ora che hai scoperto i tuoi bisogni e hai scoperto come soddisfarli, non ti rimane che un'ultima cosa, ossia avere un motivo per farlo. Siamo sinceri, non è sempre facile fare tutto quello che ho detto fino ad adesso. È facile nel momento in cui va tutto bene, però può succedere che nella vita qualcosa non vada bene. Jake, ad esempio, ha un chiaro motivo per essere lì nella foresta amazzonica a farsi il mazzo, a morire di fame e a togliersi costantemente le sanguisughe di dosso. E quel chiaro motivo lo devi avere anche tu. Quindi trova la tua buona motivazione e fai la sfilza di cose che ti ho detto finora. Sono sicura che ti aiuteranno veramente a portare un contributo positivo nella tua vita e rendere effettivamente la tua vita migliore. Quindi non limitarti a sopravvivere e inizia a vivere davvero. E tu sei d'accordo? Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog o dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.